Buongiorno e benvenuti sul canale Valoroso IT, il canale dedicato ai retrocomputer e elettronica vintage. Mi trovo al Varese Retro Computing 2023 e stiamo visitando un po' tutti gli stand presenti all'interno della fiera. Mi trovo con Vincenzo Bono del gruppo Gerund, scusa adesso che lo dico. Gerund Retro Gaming. Aspetta che lo dico io. Ah, scusa. No, ma tanto no, ma taglio io dopo. Mi trovo con Vincenzo Bono del gruppo Gerundo Retro Gaming. Adesso ci racconta un po' che cosa ha portato qua, che vedo delle robe molto interessanti, un po' di Commodore vari, 16, 64, il 128 che tanto amo. Adesso passo subito la parola a Vincenzo. Piacere, abbiamo portato qua a un tavolo dedicato ai Commodore, 4 Commodore. Allora, questo è un 128 che mi è stato regalato nell'86 per la mia cresima, collegato a 2 monitor Commodore originali, su cui sta girando un gioco che è uscito l'anno scorso, EOV Holder, che sfrutta tutti e 2 i monitor. Quindi abbiamo un gioco moderno per un computer vintage. È un gioco degli anni 90, un gioco da 16 bit che gira su un computer 8 bit. Ok. E la parte moderna che sfrutta 2 monitor, che fino nei fine anni 90, primi anni 2000, 2 monitor su un computer non si vedevano. Questo comunque è un computer di 40 anni che nativamente aveva supporto per il monitor 80 colonne, usato per il CPM o per il GEUS, interfaccia grafica, sì, altri sistemi operativi. 40 colonne che era per la modalità retrocompatibile per Commodore 64. E negli ultimi anni stanno uscendo dei giochi, questo è il secondo, il primo è Patchy Robot di 8-bit Guy, questo è il secondo gioco che sfrutta 2 monitor e i monitor al momento vengono utilizzati per la funzione di automappa. Allora, in questo gioco si gioca col mouse, questo è un mouse per Commodore 64, okay. Non è quello dell'Amiga, è un mouse particolare. Il 1351 esatto, vedo quello. Esatto. I segnali analogici vengono praticamente mandati al chip audio che fa un campionamento per spostare il mouse. E il meccanismo di gioco è l'identico a V-Holder originale. La funzione di automappa su questo monitor. Cioè da un monitor è la mappa, quindi sai dove sei, esatto. E la scopri, vedo, la scopri piano piano che giochi. Piano piano viene compilata. Originariamente si doveva mappare la mappa su un foglio a quadretti, hanno aggiunto questa funzione a partire dagli anni 90, diversi EOV Holder non ce l'aveva, ma per quindi adesso remake, la mappa si genera in automatico. Esatto, questo remake l'hanno aggiunta. Poi la particolarità hardware di questo 128 è a seguito di tanti guasti di riparazioni, mi sono un po' stufato di ripararlo ogni settimana, e allora ho preso una scheda madre nuova che si chiama 128 Neo. Ah, ok, quindi un circuito stampato moderno. In cui hanno corretto gli errori della PCB originaria, okay. Non ci sono più patch in giro, è molto pulita. Ho preso più componentistica nuova possibile, quindi tutti i condensatori, tutte le resistenze, socket e anche circuiti logici vari che ci sono in giro sono nuovi. Ho recuperato dal 128 le RAM, okay. Il chip originale, lo Z80, la PLA, le varie ROM, i chip video, le memorie video, pochi 2 o 3 componenti tipo questo condensatore variabile, questo induttore che non si trovano più in commercio, le porte. Okay. Quindi fondamentalmente i passivi sono tutti nuovi, esatto. Invece componenti attivi hai cercato di recuperare quelli che trovavi sul tuo Commodore. Qualche piccolo attivo nuovo, probabilmente queste 2 RAM qua sono nuove credo. Sì. A parte che anche qualche chip logico, esatto, si trovano anche oggi. I vari TL sono nuovi, okay. I vari TL sono tutti nuovi. Poi non c'è il modulo RF, c'è questo amplificatore della Texas Instruments per il segnale video che può essere messo anche su Commodore 64 normali. Dà un segnale video un pochino più pulito, meno effetto gel bar. Infatti vedo che si vede benissimo. Si vede molto bene. E in più c'è questa schedina per il doppio SID, sia 8580 che 6481. Ok. Collegata, ho riutilizzato le porte di uscita dell'RF per attaccare l'uscita stereo e lo switch per selezionare il chip da usare per la riproduzione audio. Quindi a tutti gli effetti un 6 canali audio questo, con 2 SID.
sul 128 c'è una lamina di metallo che si appoggia con delle parti flesse che vanno a toccare i chip. Quindi dissipa direttamente sulla lamina metallica del Commodore 128. Questa è la ROM originale che era venuta in Italia con il codice caratteri con le accentate italiane, l'ho recuperata la mia macchina, l'ho messa qua. Poi altre particolarità, c'è il GFIDOS sia per 64 che per 128, lo uso con una Ultimate. Quindi parliamo anche di accessori moderni per computer vintage. Esatto, la Ultimate è un FPGA che sul 128 riesce a simulare tutti i drive, quindi 1541, 1571 e anche 1581, quello da 3,5. Ha l'espansione di memoria REU integrata, una stampante virtuale, una porta Ethernet per andare in rete, funziona anche per simulare il registratore. Sì, mi ricordo che anche l'altoparlantino per fare il rumore del drive. L'altoparlantino anche per simulare il rumore del floppy. Una cosa interessante è che puoi caricare lo stato della memoria REU mentre tu esegui applicazioni, quindi tanto vintage, se si è interessati al GEOS 128 o applicativi 128, si possono caricare in memoria, stanno in memoria, poi vengono ricaricati velocemente. La particolarità del 128 è che aveva uno zoccolo vuoto in cui si andava a mettere una ROM del GEOS che funzionava come il Kickstarter dell'Amiga, quindi il Geo precaricava in ROM tutto quello che era possibile per accelerare il caricamento dell'interfaccia grafica. Quindi sul 128 il GEOS era proprio un sistema operativo quasi come il Kickstarter dell'Amiga. Qua abbiamo invece gli altri 8 bit di casa Commodore, 64 C16 VIC-20, sono collegati a 3 MIVAR che sono stati modificati per Auto On e Auto AV, che sostanzialmente sono delle funzioni che permettono all'accensione del monitor di uscire automaticamente dallo stand-by senza schiacciare sul pulsante e di andare sul canale AV in maniera automatica. Come se fosse il monitor del computer. Come se fosse un monitor, non sono più televisori, sono stati moddati a monitor di computer e ognuno è stato riverniciato usando il codice RAL del colore del originale. computer. Esatto. No, infatti sta molto bene. Quindi c'è il grigio beige per il Commodore, C16 VIC-20, e sono tutti equipaggiati come il 128 con accessori moderni, Ultimate e altri. Questa è una demo, una piccola demo che ha composto un membro del nostro gruppo, Gerundo Retro Gaming, che sta girando. Dietro c'è la Ultimate e a questo 64 abbiamo attaccato una scheda che si chiama Nunchak 64 che permette di attaccare i joypad di Nintendo Mini, Super Nintendo Mini e anche quelli della Wii. Si programma è programmato con un FPGA anche lei, e la particolarità è che mappa il tasto A come se fosse il tasto su del joypad, quindi tutti i giochi del 64 platform che dovevi praticamente saltare col joystick in alto, che era abbastanza scomodo. Puoi utilizzare anche il tasto quello rosso, esatto, magari. Quindi spari e salti, è abbastanza comoda come cosa, carina. La conoscono in pochi e secondo me... No, beh, interessante. E essendo questo attacco molto diffuso, ci sono anche dei joystick arcade che lo usano. Che si trovano. E approfitto, per chi non è iscritto al canale, lo invito a iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche. Passando alla C16 invece, come si può vedere, questo è un C16 che sta facendo girare il GFIDOS, che di solito si usa col Commodore 64, e in più ha 3 plus 1 o TF1, che sarebbe la Quindi ROM. se clicco entra nel plus 4. Esatto. E ci riesce perché praticamente in questo computer abbiamo cambiato le ROM, sostituendolo con quelle del plus 4, mettendo il GFIDOS, aggiungendo 64K di RAM, quindi sostanzialmente è equivalente a un plus 4 con il GFIDOS, e per sicurezza abbiamo cambiato la PLA e il chip principale con soluzioni moderne che dovrebbero preservare un po'
più a quelli lungo la che vita di questo sono i computer. componenti vintage, insomma. I componenti vintage, in particolare questi due sul C16 sono molto fragili. Tanto scrivo il mio sito internet, giustamente, ne approfitto per fare un po' di pubblicità. Qua c'è attaccata l'S10. Ok, quindi per caricare i programmini tramite la memoria micro SD, giusto? Esatto. O questa è l'SD? Questo ha Tutte e SD, due? sì. Sì, ha l'SD con l'adattatore per la micro SD. E infine qua abbiamo un VIC-20 prima generazione con i tasti arancioni e il Mieva è stato colorato anche lui uguale a fare pandan con i tasti arancioni. Sostanzialmente è un VIC-20 originale, solamente recappato per migliorare un po' la qualità del segnale video. Okay. E dietro c'è attaccata una scheda Penultimate. E questo è interessante, anche come la Ultimate. È meno flessibile in quanto non puoi attaccare schede SD, hai bisogno comunque di un S10 per caricare programmi esterni, però ha diciamo la funzionalità di dead test, vari tipi di espansione di RAM, quindi puoi portare il VIC-20 a 35k, e in più ha delle ROM precaricate e qualche utility, ma la cosa più carina è che ha la funzione integrata che va a leggere dalla S10. Ah, bene. Quindi è integrato nativamente. Così ti puoi caricare direttamente quello che vuoi, semplicemente con 4 clic, diciamo. Quindi senza digitare nulla, va a caricare la schedina. E qua ci sono varie, questo su qualche programma di demo, carica sia ID64 che ID81 che PRG. Allora, ci ha messo un po', stavo spiegando a caricare perché con la S10 vai praticamente a simulare il protocollo di lettura da disco, quindi è più veloce di un disco meccanico, ma comunque ci vuole un po' di tempo. Comunque emula il drive. Il caricamento, esatto. Un modo per accelerare la S10 è usare il GFIDOS, che è un routine di caricamento veloce. Sul C16 abbiamo messo il GFIDOS per quello, sul VIC-20 non c'è il GFIDOS, quindi il caricamento viene a tempo reale, come si faceva una volta. Ok. Adesso il gioco è caricato. Anche questo è un gioco moderno, un remake di Hero per Commodore 64, ma fatto sul VIC-20. Sì. Non gestisce gli sprite e deve essere programmato in maniera molto particolare, quindi chi l'ha programmato è stato veramente in gamba. Anche adesso si mettono a programmare per i computer vintage, è una cosa interessante perché rimane viva la memoria, rimane vivo tutto di quello, sfida, sì, del nostro passato. Grazie mille di tutto. Grazie allora e ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Al prossimo video, ciao.